Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché faremo insieme questo orecchino super facile al brick stitch. Sì, super facile, avete capito bene, nel senso che secondo me anche chi è alle prime armi può realizzarli. Ovviamente il brick stitch in questo caso verrà fatto utilizzando delle Rokyle Miyuki, perché secondo me le Rokyle Miyuki danno una linearità ed un effetto di ordinato, e sembra quasi insomma che questa goccia, come altri elementi fatti con le Delica, siano insomma dei pezzi unici e non lavorati con le perline. Quindi a me piace moltissimo, e poi la cosa divertente è che creando insomma un'alternanza di colori in un unico giro crea comunque un orecchino carino ed effetto, in modo molto semplice, con due perle di agata, in questo caso utilizzando una goccia piccina, ma ovviamente la stessa cosa si potrà realizzare anche con un elemento più grande, poi mettendo perla centrale, mettendo insomma delle coppette per impreziosire e per rendere il tutto più carino. In questo caso io utilizzerò tre colori. Adesso vi dirò tutte, insomma, vi mostrerò proprio i colori che ho utilizzato io. Il primo è questo, vi mostro le bustine. Questo era un negozio fisico della mia zona che ahimè non c'è più, quindi questo è il primo colore, questo è il secondo. Sono tutte quante Delica acquistate nei negozi della mia zona. E questo è il terzo. Mi dispiace che questo non si vede bene, sembra un colore molto acceso, invece è molto molto particolare. Dopodiché ci servirà, oltre alle Delica, ci servirà, io ho preparato tutto quanto qui il kit. Allora, ci servirà ovviamente due perline di dimensioni diverse. Ci servirà, cosa più importante di tutte, questo elemento in metallo, che in questo caso è una goccia ed è, vedete, 25 per non ci vedo, per 18. Mi sembra 25 per 18, riprovo. Poi insomma vi metto le info giuste. Sì, 25 per 18. Sì, quindi queste più o meno sono standard, le trovate in tanti negozi online. Poi casomai ve ne metto qualcuno di riferimento giù nell'info box, chiedete nei commenti insomma e vi dirò tutte le info. Servirà ovviamente un pernetto o una monachella. Servirà nel mio caso mettendo al centro, in basso scusate, e al centro una perla. Servirà ovviamente un chiodino. Se non volete mettere la perla centrale, scusate, solo questa in basso, vedete che questa è fatta semplicemente con le Delica e un cipollottino che tra parentesi dovrò andare a recuperare perché non avevo posato qui nella scatolina dove avevo preparato il kit. Bene, ottima notizia. Vabbè, al massimo la metto di un colore diverso e rifaccio questa parte. Dopodiché servirà ovviamente ago e filo utilizzo il Miyuki oro perché la base è oro e quindi questo si avvicina e non stona con insomma la montatura. E ago io uso sempre quello della Tulip, quindi cominciate col tagliare una bella gugliata di filo ed andiamo a vedere come si procede con questo brick stitch super facile con Delica Tricolor. Che nome! Ovviamente l'alternanza dei colori che volete utilizzare potete deciderla da voi. Io inquadro così da vicino in modo che possiate insomma osservare bene e casomai fare uno screen di insomma dell'alternanza delle varie perline, perché ovviamente non vi metterò a dire adesso inserite una nera perché gli inserimenti sono tutti gli stessi, quindi vi dirò i punti salienti, quindi la partenza qui, e poi vi dirò come fare questa parte e casomai mettere gli annellini e la monachella. Non starò quindi a dirvi tutto, ma vi farò comprendere ovviamente come farlo da sole e come procedere. Allora, per prima cosa prendo un capo ovviamente del filo e lo vado a legare in punta. Nel mio caso io parto
dalla punta e poi proseguo per creare insomma simmetria a destra ed a sinistra. Quindi prendo il mio filo e faccio semplicemente un paio di nodini. Lasciate ovviamente un pezzetto di filo che dopo andate a ripassare in qualche rocaille dall'altro lato. Allora, primissima cosa da fare, ovviamente da questo lato io ho l'ago, vado ad inserire 2 rocaille d'elica di colore verde e le porto alla fine del filo. Passo sotto al mio elemento e tiro. Faccio pressione ovviamente con l'indice per farle posizionare sul retro ed entro nella seconda. Il primo inserimento rompe un pochino le scatole, però poi vedete che sarà più facile. È anche difficile per me inquadrare, quindi vado, vedete, ed ho inserito la mia prima, ok? Quindi portate in punta, poi dall'altro lato ovviamente ci andremo a congiungere. Vado ancora con un'altra di colore verde, porto sempre alla fine del filo, come sempre, sempre alla stessa maniera, porto alla fine del filo e vado sotto, da sotto e sempre con il mio indice, che in questo caso non vuole collaborare, sempre con l'indice tengo ed entro in questo modo. Quindi entro, passo attraverso il mio elemento in metallo e poi da su rientro nella mia delica. In questo modo e tiro e le avvicino ovviamente tra di loro in questo modo. Adesso devo fare un cambio di colore, quindi vado ad inserirne una di colore rosa, porto alla fine del filo e lo accosto alla mia base, passo sotto come sempre e vado dal basso verso l'altro all'interno della mia delica, in questo modo. Tiro e vedete che si vanno ad accostare tutte quante l'une alle altre. Vado in questo caso con un'altra rosa, facciamo l'ultimo inserimento insieme, porto alla fine del filo, passo da sotto, le mie mani giganti è uno spasso, col dito dietro vedete che esercito una pressione, dopodiché mi infilo all'interno della delica. Quindi procedo così, in questo modo, per tutto quanto il giro. Vi riprendo il modulino, vi faccio casomai una foto e la metto nel blog in modo che potrete contare tutti quanti gli elementi. Quindi in ogni caso create una simmetria tra destra e sinistra e fate in modo che al centro vi troviate 4 rocaille dello stesso colore per poi regolarvi insomma con questo decoro al di sotto. Quindi procedo e vado avanti. Allora, ho appena inserito la delica, la quarta di quelle centrali, l'ho appena inserita. Cosa faccio adesso? Mi devo spostare un pochino indietro. Metti a fuoco. Ok, mi devo portare un pochino indietro, quindi vado in quella che c'è a fianco, quindi come se praticamente ripassassi, ok? Realmente ripasso. Girate il lavoro per comodità, ok? Quindi rientro anche in quella che c'è a fianco. Ok, ho girato il lavoro per comodità, ma penso che si sia capito.
in questo modo, vedete? Ed inserisco a questo punto le mie due delica di colore quelle rosate nel mio caso, ed entro in quella che c'è di fianco. Vedete che si posizioneranno in questo modo. Vedete che si posizioneranno in questo modo. Cosa faccio? Risalgo un'altra volta da questa di fianco ed entro nella prima che sta su. In questo modo vado in quella a fianco e rinforzo. Anziché ridiscendere nella base, vado direttamente in quella a fianco, quindi solo nelle due superiori, in questo modo. Ok, vedete che si allineano. Adesso vado a prendere le altre due di colore più scuro e rivado sempre a fianco, di fianco, in questo modo, e rientro in quest'altra, in questo modo, come se stessi procedendo tra virgolette ad herringbone. Vado nuovamente in quella di colore scuro in questo modo, vedete, si creano le due barrette tra virgolette di prolungamento. Adesso vado ad inserire, allora andiamo a inserire il nostro cipollottino, dopodiché la nostra perla, che nel mio caso è un'agata in pietra. Dopodiché vi consiglio di inserire una coppetta, specialmente se hanno le pietre, hanno il foro largo. Nel mio caso sì, quindi rischio che insomma le delica e le perline che vado a mettere per realizzare al picot chiudano, entrino all'interno del foro, e quindi insomma vado a mettere una coppetta in questo modo e poi vado a prendere 3 delica. Avrei potuto prendere le 11,0, ma metto le delica perché stiamo lavorando con le delica. Continuiamo con le delica. Quindi queste sono le 3 rocaille. Vedete, io scendo all'interno ovviamente della si posiziona in questo modo, quindi rientro coppetta, rientro nella pietra, rientro nel cipollotto e tiro bene, e poi anziché rientrare ovviamente da dove siamo uscite, io rientro di fianco, quindi entro da quest'altra delica. Mi raccomando, tirate bene il filo. Dopodiché, ragazze, dovete ripassare qualche volta, specialmente se, insomma, per raddrizzare e sistemare il lavoro, e soprattutto anche per reggere il peso di, di questa pietra, come nel mio caso, che è una pietra. Poi, se anche non fosse in pietra, ma fosse una resina, che è sempre meglio ripassare, e fate quindi lo stesso identico procedimento. Quindi io ripasso, rientro dappertutto e mi porto ad uscire attraverso tutte quante le rocaille, perché ovviamente devo proseguire il mio giro. Quindi se esco, vedete, sono dall'alto, giro il lavoro per comodità, entro all'interno sempre del mio cerchio, quindi sono rientrata, vedete, all'interno del mio cerchio, rientro nella mia prima delica, sono passata un po' di volte, il lavoro è stretto, comunque rientro qui, ok, ridiscendo in quella a fianco, quella diciamo da cui siamo partite per tornare indietro, e
ricomincio il mio lavoro al brick stitch, quindi dopodiché risalgo all'interno di essa, ovviamente passando questa volta da dietro, e poi riprendo il mio lavoro inserendo nuovamente una delica di colore verde e rientro, passo da sotto verso sopra e riparto in questo modo. Spero ragazze, questa in realtà è una cosa super facile, però è più difficile a dire che a fare, quindi proseguite ovviamente simmetricamente come avete fatto dal primo lato, quindi io proseguo e ci vediamo alla fine. Come vedete sono arrivata alla fine, adesso inserirò l'ultima delica di colore verde e vado all'interno della mia punta, cioè della punta della mia goccia, e rientro come abbiamo fatto per tutte le altre ovviamente in questo modo, dopodiché rientro nella prima delica inserita in questo modo e rientro nuovamente, quindi creo la congiunzione. Questo ovviamente era il filo, scusate, questo ovviamente è il filo iniziale. Adesso ripasso in qualche rocaille e faccio un nodino, e stessa cosa con quest'altro capo, ripasso un pochino all'interno dell'altro lato. Ovviamente ragazze potete anche ripassare tutto quanto il lavoro per conferire maggiore resistenza, però diciamo che non ci sono rocaille pesanti, quindi secondo me basta anche un giro, quindi insomma ripassate in qualche rocaille sia dal lato che dall'altro per unire questa parte centrale e tagliate i fili. Diciamo che il nostro orecchino è finito, però ovviamente dopo potreste andare o a realizzare qui a questo punto un cappietto con delle altre rocaille e inserire una monachella, oppure come ho fatto io molto semplicemente, perché ci volevo appendere una goccia, con una serie di anellini, vedete, ho inserito questo gancio. Sta veramente a voi e alla vostra fantasia. O stesso con il filo ancora che avete sul lago realizzate un cappietto e poi ci montate la monachella, oppure con una serie di anellini andate a montare il vostro modulino. L'orecchino è finito. Ovviamente io non sono un'esperta di brick stitch, però insomma queste cose tra virgolette basiche e super facili le ho volute condividere con voi. Probabilmente non lo so, se ho fatto qualche errore chiedo scusa alle grandi del brick stitch, ma diciamo che ho condiviso un mio lavoro che secondo me tutto sommato alla fine è carino e gradevole per degli orecchini insomma estivi e insomma leggeri, portabili. Vado a liberare un po' qui su. Quindi una volta che avete terminato il vostro elemento, io come ho fatto dall'altro lato prendo prima una delica, poi la perla e faccio un semplice nodino, un cappietto, quello insomma da orefice, in modo molto semplice e veloce. Non sto neanche qui insomma a mostrarvelo, vabbè, l'ho fatto vedere in modo molto veloce, fuori fuoco completamente. Ecco qua, molto semplicemente. Dopodiché con una serie di anellini vado ad assemblare, vedete? Quindi metterò un anellino al centro, un anellino per collegare poi nella parte superiore il perno e la goccia al mio di sotto, quindi serviranno 3 anellini. Eccoli qua. Ovviamente i nostri orecchini sono finiti, disegualo perché qui c'è un cipollotto di un colore e qui di un altro, quindi andrò a rifare poi questa piccola parte qui sotto perché non ho trovato ovviamente lo stesso colore di cipollotto, però direi che insomma il risultato finale è molto carino per realizzare degli orecchini estivi, colorati, e poi insomma uno può veramente dare spazio alla fantasia sugli elementi da aggiungere sotto oppure da mettere qui al centro. Ci vedremo prossimamente con un altro tutorial. Se ovviamente il tutorial vi piace lasciatemi un like e insomma condividete, insomma fatemi sapere che ne pensate. Ciao!